Benvenuti allo stand di KG in EICMA 2024. Battute a parte, ero curioso di vedere lo stand, eh, anche perché ho trattato parecchio il prodotto KG. Allora, lo stand è molto bello e hanno un bel catalogo che introduce anche una novità, secondo me attesa da molti. Il nuovissimo IO 6 che effettivamente è interessante. È interessante perché mi aspettavo innanzitutto che fosse un modello non lo standard, quello da agganciare al manubrio, ma ho scoperto in realtà che hanno già progettato ed è funzionante, e l'ho visto funzionare, adesso lo vediamo insieme, anche la versione per BMW. Non pensavo onestamente, ecco, pensavo fossero indietro, in realtà sono già molto avanti. Innanzitutto è un modello molto diverso, utilizza comunque due telecamere e cosa molto interessante anche per la versione BMW, ed è una cosa che effettivamente mancava. Il display è un 6 pollici come vedete anche qui in questa fotografia, ha una connessione 4G che non ho ben capito come funzioni, sono sincero. Ha comunque un sistema di SOS di emergenza, in modo tale che in caso di incidente automaticamente attiva una chiamata di emergenza. Poi ha come si può dire, la gestione della classica registrazione delle telecamere. Ha un bel monitor da 6 pollici, sempre di tipo IPS, ma non mi hanno dato le informazioni sulla risoluzione. Considerate che è una preview, penso mondiale, perché da nessun'altra parte ho visto che sia stato già presentato, per cui hanno, penso, proprio approfittato di EICMA per fare questa presentazione. Poi altre cose interessanti, ha un meccanismo di allarme, non ho ben capito come funziona, anche qui diciamo le informazioni non sono moltissime, e, e basta sostanzialmente. Esiste in due versioni, quindi come dicevamo la iOS 6 standard, quindi con il classico attacco diciamo da supporto manubrio, e però declinato in due varianti, uno con la classico attacco a sfera, quindi diciamo più o meno fisso, e una seconda versione invece con un attacco che viene definito quick release, per cui a sgancio rapido in pochi secondi si toglie. E poi la variante per BMW, quindi con attacco proprietario per il navigatore di BMW e come si dice, un connettore, come dicevo, laterale, che consente proprio di installare anzi due telecamere. Questa nuova versione ha anche un'interfaccia profondamente rivista, adesso poi la vediamo, l'ho provata e devo dire che è cambiata parecchio, però diciamo resta molto leggibile e sembra essere molto più fresca. Allora, qui vediamo, vabbè, diciamo la prima demo, dove viene mostrato anche il sistema di OS, diciamo anche la collisione e così via. Vediamo le due telecamere. Vabbè, questa è una versione statica. Qui vediamo la versione invece con i vari agganci. Il primo è quello con l'attacco BMW. Poi vediamo anche la parte delle telecamere. Vedete, ci sono queste due telecamere e in realtà sono collegate proprio al modello BMW. Me ne sono assicurato, ho chiesto informazioni, abbiamo fatto una prova. Abbiamo fatto anche una prova a sganciarle e a riagganciarle, perché onestamente mi fidavo poco. Cioè non pensavo che avessero trovato un modo di... Allora, l'interfaccia come vedete è diversa, poi comunque la vediamo meglio nel dettaglio, però veramente ha sempre il solito sistema di sensore di pressione, il solito Android Auto CarPlay, la gestione delle telecamere. Sono due le telecamere, quindi frontale e posteriore. Adesso vediamo un attimino, mi sono fatto dare una mano dal tecnico. Vedete, ha due telecamere
e questo dà la possibilità di, come si può dire, di guardare, come diciamo, la primaria e la secondaria in posizioni differenti. Adesso lasciate stare i numeri sotto perché è in modalità demo, per cui ecco, mostra tutta una serie di informazioni così. Adesso ammetto qualche problema di lingua perché loro parlavano solo inglese e su alcuni termini non riuscivamo a capirci. Comunque vedete l'interfaccia è particolare, nel senso che è diversa, ecco, rispetto ha la scelta anche dei cruscotti, anche qui solite informazioni, abbiamo l'angolo di piega, in questo caso visto che il modello BMW è collegato, cioè è rilevato dalla centralina della BMW. Stessa cosa è possibile farla anche sulla versione che poi vediamo non per BMW, ha un inclinometro interno, ecco qui vediamo il connettore laterale che diciamo aggancia le telecamere, quindi è vero, complica un po' lo sgancio, però in realtà è un connettore rapido, non ha grandi problemi. Vedete, basta agganciarlo e poi si mette il navigatore direttamente sul supporto della moto. E questo secondo me è una gran cosa. Adesso, così mi hanno già detto che per il momento ci vorrà ancora qualche un po', perché la consegna dovrebbe iniziare diciamo primavera, estate, anzi estate, diciamo giugno 2025. Io farò di tutto nel frattempo per averne una in anticipo se riesco a portarlo sul canale. Adesso vediamo un attimino 4 funzioni e vediamo un attimino come è fatto. Ecco, questa è la versione standard, vedete, ha comunque l'attacco quick release, per cui tutto sommato è immediato anche da togliere, quindi anche se non avete un supporto navigatore o non avete una BMW su cui montarlo, questo è il modello standard. E la cosa carina, se date un'occhiata all'inclinometro, funziona e dà l'angolo di piega, quindi anche per moto che non hanno una piattaforma inerziale oppure non hanno un collegamento diretto alla centralina, al bus della moto, è sicuramente ottimo. La cosa interessante che hanno introdotto, al di là delle telecamere anche sulla versione BMW, è proprio questa modalità che si chiama Sentinella e Live Preview, che in pratica consiste nel poter monitorare da remoto lo stato della moto, sostanzialmente, in caso qualcuno la dovesse toccare o la volesse rubare, oppure anche semplicemente fare una sorta di preview, quindi vedere lo stato delle telecamere attorno alle moto tramite l'app di Kiji. E questo è interessante. A livello di interfaccia, come vedete, abbiamo il solito pulsante per attivare l'Android Auto e il CarPlay, la registrazione delle telecamere, che dovrebbero avere anche quella funzionalità di avviso nel caso in cui quello si chiama Blind Spot Detection. Poi abbiamo i cruscotti rivisti, ma bene o male sono completi di tutto, esattamente come per la versione 5. E poi andiamo a vedere, abbiamo la configurazione che ha effettivamente un sacco di cose, tra cui lo storage, perché consente anche di aggiungere una scheda di memoria ai 32 GB di base e usare quelli per registrare. Utilizza una scheda micro SD fino a 256 GB. Qui lo vediamo montato su un cruscotto, su un manubrio con TFT, giusto per darvi un'idea di quelle che sono le dimensioni. Rispetto al classico effettivamente arriviamo a filo cruscotto, però è decisamente grande. Quindi rispetto a 6,5 pollici di BMW, meno male ci siamo. E infatti l'impatto visivo, vedete, è sicuramente differente rispetto al 5. Adesso qui viene utilizzato con un Apple CarPlay, per cui non ho ancora informazioni su come sarà la versione Android e se la barra dei comandi resterà in orizzontale in basso o in verticale in alto.
Poi qui vedete già il funzionamento è tramite controller senza nessun problema. E cosa carina, vedete, copre completamente la barra del navigatore, e questo sicuramente è interessante. Icone grandi. Dalle prove che ho fatto mi sembra che il controller funzioni diversamente, per cui può essere che poi queste migliorie vengano portate anche su quello che è la versione iOS 5. E, bah, diciamo che sono rimasto molto molto contento, perché da un lato, ripeto, sembra un'azienda che effettivamente investa molto nei prodotti, perché comunque sono realizzati molto bene, e lo si vede anche nel rilascio dei firmware, nel senso che io sono abituato al navigatore della BMW anche, e rilasciano un aggiornamento ogni morte di papa, non so se si può dire, ma senza particolari innovazioni. KG invece li rilascia con regolarità e introduce anche cose nuove, per cui questo è anche una garanzia per il futuro, per cui penso sia una cosa decisamente interessante. E lo stand era molto bello. Va bene, direi è tutto. Vi terrò informato sulle novità appena riuscirò ad averne, e come al solito vi invito a lasciare un like al video. Se avete domande scrivete sotto nei commenti, cercherò di rispondervi come al solito. E se avete voglia di farmi un regalo, iscrivetevi al canale se non lo siete già fatto. È l'unico modo che ho per far crescere questo canale e magari ottenere un pochettino più di visibilità. È tutto qui, grazie e alla prossima.